Allora, argomento di oggi, la legge dello specchio e i 7 specchi esseni. Ovviamente è una legge molto particolare, soprattutto molto conosciuta, ma molto inflazionata, ma anche, diciamo, viene spesso fraintesa. È una legge che si pensa sempre che l'altro è lo specchio di me. In che senso? Se io sono così, anche l'altro è così, e quindi tanti dicono: ma io non mi rivedo in questo riflesso, ed è la realtà, perché quello è solo uno degli aspetti che gli altri riflettono di noi stessi. Infatti una bellissima frase di Debbie Ford recita così: il comportamento degli altri suscita intense reazioni emotive soltanto quando stiamo mentendo a noi stessi o detestiamo alcuni aspetti della personalità. E oggi andremo proprio ad analizzare dettagliatamente questa frase, che secondo me è straordinaria. E quindi voglio un attimo partire da quello che è l'aspetto che gli altri riflettono in primis. In primis gli altri sono il nostro nemico, il nostro avversario, e sono anche il nostro amico. Ma in che senso? Nel senso che spesso e volentieri sono l'esatto opposto di ciò che noi ci aspettiamo. Ovvero, io considero che il mio nemico è il mio migliore amico. Questa è una frase che chi mi segue mi ha sentito dire tantissime volte, ma c'è un perché. Già più volte, anche la volta scorsa, io ho detto che a me piace chiamarlo lo sfidante, l'avversario, no? Quindi perché ci indica effettivamente che la nostra vita è una sana competizione, nel senso che gli altri ci aiutano ad essere sempre migliori. E quindi il mio nemico è il mio migliore amico è una frase molto potente, ma spesso sottovalutata. Infatti, quanti nell'arco della vita ci dicono che questa frase può essere falsa ed impossibile? E per certi versi lo è, lo abbiamo già accennato poco fa. Però per altri invece, che è l'aspetto che interessa di più a noi, è assolutamente vera, reale. E quindi andiamo ad analizzare il perché. Quando si verificano determinati episodi nella nostra vita, noi dobbiamo comprendere sempre il messaggio che ci stanno dando. Ovvero, quante volte noi abbiamo giudicato una persona per poi ringraziarla? Cioè, esempio più eclatante: quando siamo a scuola, la maestra, la professoressa o il professore più severo ce l'ha con me, a distanza di anni, quando diveniamo adulti, comprendiamo che la sua severità invece ci è stata molto utile per essere chi siamo oggi noi. Infatti, quante volte abbiamo detto: meno male che quella professoressa, quel professore in quel momento ci ha insegnato quelle cose. Oppure vediamo invece dall'altro lato il migliore amico, la migliore amica. Esempio, soprattutto quando si era ragazzini, si diceva: a me piace quel ragazzo, a me piace quella ragazza, e il nostro migliore amico, migliore amica ci tirava fuori tutti i difetti possibili e immaginabili. E poi iniziava la relazione con quella persona, il migliore amico che è diventato nemico. Insomma, direi che quando eravamo ragazzini su questo, insomma, non dico tutti, però perlomeno se non siamo stati coinvolti in prima persona, comunque avevamo amici che si sono trovati in questa situazione. Ovviamente ho fatto 2 esempi molto semplici che però riguardano la nostra vita di tutti i giorni. E quindi, per comprendere meglio quando il nemico o l'amico diventano l'avversario o lo sfidante, è importante conoscere come funziona la legge dello specchio. E la cosa più importante è proprio quella dell'avversario, l'avversario che noi abbiamo in ogni istante
e che in primis siamo noi stessi l'avversario di noi stessi, e che ci è chiaro benissimo quando guardiamo le arti marziali, no? Oppure guardiamo una partita di calcio, di basket, di pallavolo, come vogliamo, anche di tennis, però diciamo lo sport ce lo indica perfettamente. Cosa ci sta indicando l'avversario? Beh, ci sta indicando quali sono i nostri punti di forza, ovvero ciò che lui non riesce a contrastare, e quali sono i nostri punti di debolezza, ovvero ciò in cui lui riesce a essere migliore di noi. E quindi non ci sta dicendo tu sei più bravo, tu sei meno bravo, ci sta dicendo semplicemente qua hai raggiunto un determinato livello di sviluppo dei tuoi talenti, qua ti manca ancora qualcosa, quindi concentrati sul migliorare questo e sul mantenere o potenziare ciò che tu hai già raggiunto. Ecco chi è il nostro sfidante, ecco cosa ci indicano le persone ogni giorno nella nostra vita, cioè la persona più antipatica, più simpatica ci sta dicendo esattamente questo. E solo che noi ci arrabbiamo quando ci indicano ovviamente le nostre mancanze, ma in realtà noi dovremmo semplicemente ringraziarli. Questo non significa che da domani non ci arrabbiamo più, però passato quel momento, Carlo ride ovviamente, passato questo momento, bene, ok, adesso però andiamo a vedere il messaggio che ci ha dato. E infatti la legge dello specchio è una legge assolutamente straordinaria e, come sappiamo, deriva da quella che è stata, o perlomeno la, diciamo, la componente contemporanea, deriva perché comunque la legge dello specchio è una legge che esiste da sempre, perché è una legge universale, quindi è una legge di vibrazione fondamentalmente, perché ciò che siamo noi è ciò che ci attiriamo e quindi ciò che vediamo negli altri. Ma diciamo che è stata resa un po', è stata divulgata nella modalità in cui noi oggi la conosciamo, dopo aver conosciuto la filosofia dei rotoli di Qumran, ritrovati nel 1947. Rotoli attribuiti alla setta degli Esseni o Nazareni, di cui sembra anche che Gesù avesse fatto parte. Quindi Gesù il Cristo, se effettivamente vissuto, perché voi sapete che non abbiamo non sappiamo se veramente sia una figura esistita, perché non esiste nessuna documentazione storica, però ammesso e concesso che sia vissuto, avrebbe fatto parte anche di questa setta. E infatti Gesù il Nazareno deriva anche dal fatto che lui probabilmente era esseno, non perché era di Nazareth, che tanti invece pensano sia attribuito a quello. E quindi andiamo a conoscere un po' meglio questo aspetto. Innanzitutto la legge dello specchio ci dice che ognuno può parlare solo di se stesso e non di nessun altro. Quindi ogni volta che noi parliamo stiamo parlando di noi stessi. In che senso? Nel senso che io posso parlare solo delle cose che ho sperimentato, delle cose che conosco, delle cose anche semplicemente che ho letto, ho sentito, però sono informazioni che sono arrivate a noi. Jiddu Krishnamurti disse: la più alta forma di intelligenza umana è la capacità di osservare senza giudicare. Quindi un aspetto fondamentale della legge dello specchio è di smettere di giudicare. Un aspetto fondamentale è proprio quello di dire io vedo in quella persona quella caratteristica perché fa parte di me, ma fa parte di me in che senso? C'è quell'informazione. Poi posso essere anche io così, ma c'è quella informazione in me. Non posso vedere ciò che non c'è come informazione in me. Questo è un esercizio comunque, ogni Sì. giorno devi esercitarti a... Sì, quando tu ti rendi conto che stai giudicando, è il momento in cui devi fermarti e all'inizio ci sono tutta una serie di tecniche, all'inizio cambi pensiero.
Per chi riesce, invece, che magari già riesce a fare, rimango fermo su di me, centrato, non penso, ci sono solo io, ci sono io e la realtà che mi circonda. Va bene anche accorgersi. Sì. Già quando ti Anche se non hai accorgi, fatto, ti sei esatto. accorto, è già lavoro quello. Sì, l'accorgersi è il punto fondamentale, cioè tu già lì hai fatto gran parte del lavoro, perché l'accorgersi è il primo passo per dire, ah, allora ci posso lavorare. Se tu manco te ne accorgi, non ci puoi neanche lavorare. Però sembra scontato, ma in realtà è veramente un passo fondamentale, perché tu hai fatto un balzo coscienziale e puoi rendere la tua vita consapevole della cosa. Quindi in ogni caso, anche se osservi mentre giudichi, comunque stai parlando di te. Sì, Sempre. sempre, perché tu stai vedendo, percependo nell'altro solo le informazioni che sono dentro di te. E altrimenti vedresti le cose, percepiresti le cose, sentiresti le cose, valuteresti la situazione in maniera diversa con diverse informazioni. Ecco il perché anche il semplice esercizio di cui parlavamo poco fa, no? Del cambiare posto, per esempio, che a scuola ce lo facevano fare certi professori. Io mi Sì. ricordo, un giorno ci facevano stare davanti, un giorno dietro, ci davano proprio questa sensazione di cambiare. Cambi punti di vista, cambi percezione e quindi modifichi il tuo paradigma. E più tu hai punti di percezione diversa, meno giudichi, perché hai delle informazioni diverse. Quindi ecco, il giudizio, si esce dal giudizio proprio iniziando a cambiare prospettiva, a cambiare modo di vedere ciò che riguarda la realtà esterna. Mm? Quindi ogni volta che comunichiamo qualcosa a un'altra persona o a un gruppo, stiamo parlando appunto di noi stessi. Ma perché? Per il discorso appunto che dicevo poco fa. Io non posso parlare di qualcosa che non fa parte delle mie informazioni. Non esiste nel mio paradigma. Mm? E quindi il giudizio è il meccanismo tramite il quale percepiamo come imperfetto un mondo che in realtà è perfetto. Ma perché? Mai perché il mondo esteriore sia imperfetto di per sé, semplicemente perché manca a me una parte per valutarlo tale. Mm? È un po' come io faccio spesso l'esempio. Io adesso sono in questa posizione, vedo determinate situazioni della stanza, percepisco determinate situazioni, ma ciò per esempio che è fuori dal mio campo visivo, dal mio campo uditivo, dal mio campo percettivo cinestesico, io non lo posso considerare e quindi giudico la stanza in base a quelle che sono le informazioni che mi arrivano. Però per esempio tutto questo io non lo vedo. Se per esempio voi parlate a bassa voce, io non lo percepisco uditivamente. Ecco allora in che senso, cioè come tutto questo poi va declinato nella realtà di tutti i giorni. La legge dello specchio ci insegna che ogni volta che noi percepiamo, o soprattutto crediamo di percepire un qualcosa di errato al di fuori di noi, quindi nel mondo esterno, nell'ambiente esterno, in realtà ci è messa di fronte una nostra caratteristica che in quel momento noi stiamo osservando anche se non comprendiamo o rifiutiamo di comprendere. E sono gli aspetti cosiddetti della personalità che ancora non ci sono chiari e quindi gli altri si prendono l'onere e l'onore di dimostrarceli, ok? Ed è anche qua, ripeto, sempre un aspetto molto affascinante perché l'idea che gli altri ci possano dire qualcosa è, tra l'altro, come posso dire, sono i maestri più importanti che noi abbiamo nella nostra vita. Noi spesso andiamo in cerca di guru, quando invece semplicemente basterebbe guardare
il nostro compagno e la nostra compagna, i colleghi di lavoro, i genitori, i figli, i gatti. Che lui è un grandissimo specchio, lui e anche l'altra, infatti è bellissimo. Io, per esempio, i miei due gatti mi danno due caratteristiche di me molto importanti e che sono molto diverse tra loro. Però osservandoli noi comprendiamo effettivamente, io riesco a comprendere cosa mi stanno dicendo di me stessa in quel momento. Altra cosa importante è che gli altri ci dicono chi siamo in quel momento, che magari il giorno dopo o un mese prima non era così. Quindi ci stanno dando delle informazioni su chi siamo noi qui ed ora, nell'adesso. Importantissima questa cosa ed è fondamentale chiarirla.